Pensa alla lampadina, è stata un'innovazione che ha letteralmente cambiato il corso della storia. In questi giorni sono alla ribalta i modelli linguistici, in particolare si sta parlando di Chat GPT-3 di OpenAI e di come questa potrebbe cambiare per sempre il mondo e soprattutto il modo in cui l'uomo interagisce con le macchine. Già, il nuovo modello di intelligenza artificiale lanciato da OpenAI a fine 2022 si preannuncia un cambiamento epocale che impatterà su tutti i settori. In questo video scopriamo di cosa si tratta, quali sono le potenzialità che potrebbe avere per chi ha un business e alla fine vediamo anche come funziona e come puoi testarlo da subito anche tu. Ma prima, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. 1 milione di utenti in meno di 5 giorni. Pensa che Netflix, giusto per darti un paragone, ci ha messo più di 3 anni e mezzo per arrivare al primo milione di iscritti. Spotify 5 mesi e Instagram 2 mesi e mezzo, mentre ChatGPT-3 meno di 5 giorni. Il fenomeno è esploso tra centinaia di migliaia di persone che ne parlano sui social e milioni di utenti che stanno testando il sistema, tanto che addirittura i server di OpenAI non riescono a reggere il traffico così eccessivo. Ma perché sono tutti così interessati a questo nuovo modello di chat intelligente? Può sembrare un giochino fine a se stesso, un modo veloce per ottenere informazioni, ma in realtà è molto di più. In questo video capiremo proprio perché e soprattutto come può cambiare il contesto competitivo per chi ha un business. Partiamo dall'inizio. OpenAI, l'organizzazione no profit fondata da Elon Musk, nella sua dichiarazione ufficiale afferma semplicemente di aver istruito GPT, che sta per Generative Pre-Transformer, un modello che interagisce in un modo conversazionale. Il formato a dialogo rende possibile per ChatGPT rispondere a domande successive, ammettere i propri errori e perfino sfidare domande non corrette e non rispondere a domande inappropriate. Questi miglioramenti possono sembrare poca cosa, ma rispetto ai sistemi di AI precedenti si tratta davvero di un salto quantico. Pensa ad esempio ai sistemi come Alexa, Siri, che rispondono a una domanda per volta e che se non capiscono la domanda o se magari non sanno cosa risponderti, ti rispondono sempre con un "mi dispiace, non è possibile trovare una risposta". Il motivo è che i sistemi precedenti non erano capaci di rielaborare le informazioni, ma solo di reperirle e di trasferirle all'utente. Al contrario, Assistant, il modello di ChatGPT-3, è stato istruito su miliardi di testi, tutti su temi differenti, con un modello di apprendimento detto per rinforzo con feedback umano, ed è strutturato per partire dai dati raccolti e formulare una sorta di proprio pensiero sul tema molto più complesso. Per capire cosa può fare facciamo qualche test. Ciao Assistant, potresti scrivermi il codice per un timer in HTML che scade il 31 dicembre? Ecco, come vedi che Assistant ci risponde con il codice e ci propone anche diverse varianti e ci modifica il codice in caso gli chiedessimo delle specifiche funzioni. Oppure, Assistant, potresti scrivere un articolo che parla di te? Ecco che ne esce un articolo ancora più completo di come potremmo scriverlo noi, che tra l'altro è stato la base per impostare questo video. O ancora, Assistant, quali sono le differenze tra una ricerca di mercato con i big data online e un sondaggio? Ecco che ciò che uscirà non sono pezzi di articoli trovati online, ma la rielaborazione per rispondere alla domanda in modo pertinente. Capisci i risvolti e l'impatto di un modello simile? Può essere un valido aiuto, se non addirittura sostituire l'intervento dell'uomo in tutti i casi in cui è necessario, ad esempio, reperire velocemente le informazioni. Potrebbe supportare, ad esempio, un personal trainer che deve creare una scheda di allenamento per un cliente, oppure un avvocato che deve ricercare una specifica sentenza, o ancora un programmatore che deve produrre pezzi di codice e così via. Per non parlare di chi deve scrivere contenuti. Infatti ormai per riconoscere se un testo di un articolo o addirittura di una poesia sia stato scritto da un'intelligenza artificiale o da un umano, è necessario utilizzare il test di Turing al contrario, con software appositi. Esistono infatti dei software che permettono di capire con una certa probabilità se un testo è scritto da una macchina o meno. Ti lasciamo il link in descrizione di alcuni software che puoi provare anche tu. La scelta di rendere il servizio disponibile gratuitamente su un sito web pubblico di fatto ha reso possibile avvicinare questa tecnologia alle persone che già
già da oggi possono iniziare a interagire, a fare domande e utilizzare addirittura le risposte nel proprio lavoro. Ma non è tutto qui, infatti il punto chiave di ChatGPT 3 è proprio che non si tratta di un software bensì di un modello. Ciò significa che al di là di utilizzare l'interfaccia attuale sul sito di OpenAI, come ci può spiegare lo stesso Assistant, gli sviluppatori di software e gli scienziati potranno applicare proprio il codice di ChatGPT 3 nei loro software per aumentarne la capacità, per renderli in grado di comprendere il linguaggio naturale, il tutto effettuando il training su testi specifici del settore di applicazione per rendere ancora più intelligente il sistema in quello specifico verticale. Ad esempio un'app di chat potrebbe utilizzarlo per rispondere automaticamente alle domande degli utenti, o ad esempio un assistente virtuale potrebbe fornire informazioni e risolvere nel dettaglio alcuni problemi per i suoi interlocutori, oppure ancora dei software documentali potrebbero gestire e classificare grandi moli di documenti proprio in base al loro contenuto. Insomma, ogni software potrebbe di fatto interagire con gli utenti in modo molto più avanzato di quanto stia facendo oggi. Di conseguenza anche l'approccio con i motori di ricerca potrebbe cambiare completamente. ChatGPT 3 già come oggi può essere considerato un vero e proprio motore di risposta, o ancora meglio un motore di ricerca conversazionale, in quanto invece di fornire un elenco di siti web come risposta, ne genera una più esaustiva e completa. Google ovviamente non sta a guardare, infatti si è già mossa verso questa direzione con il suo algoritmo Mu. E ora ancora di più, per rispondere all'hype creato da OpenAI, ha lanciato Calma, un nuovo metodo per accelerare la comprensione e la generazione del testo basandosi su delle previsioni. Per approfondire trovi il link qui in descrizione. Quindi di fatto la sfida è aperta e questo ovviamente inciderà ancora di più su come funziona la SEO e su come le aziende riusciranno a farsi trovare dai clienti online. Ma come promesso, prima di chiudere il video andiamo a vedere come utilizzarlo. Collegati su chat.openai.com. Quindi registrati seguendo le indicazioni. Ti manderanno un'email per verificare l'indirizzo e a questo punto sei dentro. Puoi iniziare a fare domande ad Assistant sia partendo da quelle standard, oppure scegliere tu cosa chiedergli e intavolare discussioni perfino sul senso della vita. Insomma, ChatGPT 3 ha senza dubbio ancora molti problemi, infatti il training si è fermato al 2021 e chi prova a fargli domande un po' trabocchetto riesce ancora a coglierlo in fallo, però è innegabile che siamo di fronte a un breakthrough tecnologico che segnerà di fatto un prima e un dopo. E non è finita qui. Pensa che OpenAI proprio in questi giorni sta lanciando ulteriori modelli, uno per passare dal testo, dall'interazione vocale, a dei modelli 3D di grafica, ma ne parleremo in un altro video. Ora state a decidere se assistere passivamente alla creazione del futuro o diventarne tu il protagonista e cogliere subito le opportunità prima di tutti gli altri. E tu cosa ne pensi? Cosa potresti chiedere ad Assistant? Come potresti migliorare da subito il tuo lavoro? E come potresti sfruttare questo modello in modo ancora più avanzato? Scrivicelo nei commenti. Metti like se ti è piaciuto il video e iscriviti al nostro canale. Ci vediamo nel prossimo video e nel frattempo ricorda, Think Big Data.